Nelle ultime settimane in particolare, ma non solo, sia nelle nostre dirette, sotto i nostri contenuti, che all'interno del club di Passione Inter su www.passioneinter.club, ci siamo confrontati su un tema, ovvero quali possono essere le eventuali modifiche, i cambiamenti tattici che Simone Inzaghi potrebbe applicare nell'Inter in vista della stagione 2024-2025. Non che ce ne sia necessariamente bisogno, però comincia l'ennesima stagione, la quarta, con Simone Inzaghi in panchina, con lo stesso schema, grosso modo con gli stessi giocatori. Ecco, qualcuno si è domandato anche fra di voi se non sia il caso di individuare un cambiamento, un qualcosa, soprattutto per sparigliare un po' le carte e sorprendere gli avversari da poter vedere in campo nella prossima stagione. Ecco, forse una cosa potrebbe esserci, non è ancora, secondo me, non è ancora non si è ancora evidenziata particolarmente, ma ci sono 2 o 3 indizi che possiamo andare a carpire da queste prime settimane di stagione e non solo, che ci danno appunto un'idea, e in questo contenuto volevo un attimino parlarne con voi. Ben ritrovati quindi amiche e amici Passione Interisti, come sempre vi do il ben ritrovati e vi chiedo di cliccare sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, così non perdete tutti i contenuti e anche le dirette partita, perché adesso arrivano tutte le altre amichevoli che saranno visibili su DAZN e noi di Passione Inter saremo qui per fare la nostra consueta live reaction della partita insieme a tutti voi. Allora, ci sono 3 giocatori di cui dobbiamo parlare. Uno è Tajon Buchanan, uno è Valentin Carboni e poi c'è il terzo che vi cito fra poco. Stiamo quindi parlando soprattutto a livello offensivo, ma c'è un qualcosa su cui ragionare anche a livello difensivo. Allora, tornando indietro con le settimane, riguardo Buchanan, come l'abbiamo visto all'interno dell'Inter? L'abbiamo visto giocare sempre da esterno sinistro, una posizione che in realtà quando giocava nel Bruges, prima di venire all'Inter, ha ricoperto più volte, non è una novità assoluta nella sua carriera, è invece una novità assoluta, diciamo, nella storia di Simone Inzaghi, che tendenzialmente nel suo 3-5-2 ha sempre messo gli esterni non a piede invertito, quindi l'esterno destro di piede e l'esterno sinistro mancino di piede. Nel caso di Buchanan invece in quelle 5-6 partite, adesso non ricordo con precisione, in cui ha giocato sempre a sinistra pur essendo lui un destro di piede e nella maggior parte dei casi tentava di puntare l'avversario e di rientrare poi sul destro e infatti l'unico gol che ha segnato con l'Inter contro il Frosinone è arrivato proprio così, attaccare l'uomo, rientra sul destro e tiro a giro, diciamo, a battere il portiere. Questo è già un primo indizio. Poi, che cosa è successo soprattutto invece nelle ultime settimane? È successo che nella conferenza di presentazione della nuova stagione con Beppe Marotta prima e Simone Inzaghi poi sono state fatte delle domande a Simone Inzaghi e una di queste verteva su Valentin Carboni, che ancora non sappiamo che tipo di futuro avrà, se rimarrà all'Inter probabilmente no, non sappiamo però se verrà ceduto in prestito o se arriverà la famosa offerta da almeno 35 milioni, diciamo, che l'Inter sembra richiedere e che lo porterebbe ad essere ceduto in via definitiva. Sul profilo di Carboni, però, Inzaghi ha anche detto delle cose a livello tattico molto interessanti e in una delle 4 risposte che ha dato citando Valentin Carboni, non poche, ne avevamo parlato anche in un altro contenuto sul nostro canale, Inzaghi dice testualmente: Carboni dà un'opzione in più, possiamo metterci con 2 giocatori dietro a una punta, e Carboni avrebbe ricoperto una di queste due posizioni, o può fare anche il quinto offensivo puntando sempre l'uomo. Al tempo avevamo detto anche col nostro Lorenzo che era curioso il fatto che non avesse proprio citato l'opzione tecnicamente più automatica, cioè di farlo giocare come uno dei 2 attaccanti nel 3-5-2, probabilmente quella l'ha data per scontata, in ogni caso ha citato la possibilità di una posizione inedita per Carboni innanzitutto, ma in generale, come dicevamo, per il suo calcio. E poi arriva il terzo indizio, che è un indizio un po' a metà, e adesso vi spiego perché, però in ogni caso va a dare un'ulteriore conferma a queste 2 precedenti situazioni. Mi riferisco alla partita contro la Pergolettese, l'amichevole disputata lo scorso lunedì e vinta dall'Inter, in cui è partito titolare sulla fascia destra come esterno destro Isiaka Kamate, giocatore della primavera dell'Inter, mancino di piede, che ha giocato a destra. Perché vi dico che è un indizio a metà? Perché comunque Inter Pergolettese
è stata l'ultima amichevole di fatto in cui l'Inter aveva tantissimi giocatori titolari della sua rosa principale ancora indisponibili. Dico l'ultima perché poi dopo un paio di giorni sono tornati gli italiani, che sono già tanti numericamente, sono 5, e per la prossima amichevole di sabato è verosimile che magari non dall'inizio, però comunque a gare in corso trovino dei minuti. Quindi probabilmente la scelta di Kamate è stata causata anche da una mancanza di grandi altre alternative, però di fatto ha giocato sull'esterno destro mancino di piede, e lui è un esterno offensivo. Nella primavera giocava come ala, ma più offensiva, non esterno da 3-5-2. E quindi avete capito dove stiamo andando a parare, cioè tra indizi nella scorsa stagione, indizi in queste prime amichevoli e indizi a parole, quantomeno Simone Inzaghi ha messo lì 3 situazioni. Buchanan destro di piede che ha giocato a sinistra, Kamate sinistro di piede che ha giocato a destra, Valentin Carboni che dice proprio Simone Inzaghi, potrebbe darci una soluzione in più come esterno a piede invertito. E allora volevo riflettere un po' con voi, mi sono appuntato 2 o 3 cose, immaginando come potrebbe evolvere l'Inter qualora, sorprendentemente, perché a me è una cosa che sorprenderebbe, si proponesse in alcuni spezzoni, soprattutto, non credo tanto dall'inizio, ma in alcuni spezzoni di alcune partite, con un 3-5-2, con almeno un esterno, se non entrambi, ma io direi soprattutto uno dei due, a piede invertito e molto più offensivo, quindi quasi un'ala prestata al centrocampo, messa appunto a piede invertito. Che cosa comporterebbe questa soluzione? Intanto, come dicevo prima, è una soluzione innovativa. Io vado a memoria, però onestamente non ricordo di aver mai visto o quasi mai visto 3-5-2 con quinti di centrocampo che sono delle ali offensive prestate appunto alla linea 5 messe a piede invertito. Si può vedere in alcuni momenti molto estremi in cui magari devi recuperare dei risultati, però non l'ho mai vista applicata come un'idea che non fosse di estrema emergenza. Invece Inzaghi ci sta facendo capire che quantomeno ci sta ragionando, ecco, quantomeno l'ha pensata come idea, non solo in casi di emergenza. Cambierebbero sicuramente alcune dinamiche, alcuni movimenti degli altri giocatori, oltre che degli esterni. L'esterno banalmente, giocando a piede invertito ed essendo un giocatore offensivo, avrebbe licenza, come diceva anche per Carboni lo stesso Inzaghi, di puntare l'uomo, se è bravo a calciare di rientrare per il tiro, altrimenti di rientrare e magari scaricare il pallone. Potrebbero cambiare alcuni movimenti, alcuni compiti delle mezzali, perché comunque l'esterno che rientra va ad occupare il mezzo spazio e in generale va ad avvicinarsi alla loro zona di competenza. E anche qui, contro la pergolettese abbiamo visto, anche per mancanza di alternative anche in questo caso, però Zielinski schierato da mezzala destra, e Zielinski, lo raccontavamo anche mentre eravamo in cronaca con Lorenzo, se ha diciamo una caratteristica che negli anni di Napoli è piaciuta molto a tutti, è il tiro in porta. Rientrava verso il destro partendo da sinistra e calciava molto bene in porta. Giocando mezzala destra ha avuto proprio un'occasione simile in cui è rientrato sul mancino e ha tirato una mozzarella fondamentalmente, perché è normale. Quindi anche qui le mezzali potrebbero cambiare qualcosa. La cosa più interessante però, secondo me, potrebbero cambiare alcuni movimenti dei braccetti di difesa, che sono secondo me nel 3-5-2 dell'Inter di Inzaghi un po' il fiore all'occhiello, cioè quella posizione in cui si vedono movimenti a cui non eravamo abituati per dei difensori e che rappresentano appunto il fiore all'occhiello del credo tattico di Inzaghi. Ecco, di fronte a degli esterni che si accentrano verso il campo e lo fanno con grande decisione, potrebbe cambiare il tipo di lettura dei braccetti, che avrebbero magari più spazio sulla fascia, per esempio, da potersi prendere, potrebbero sovrapporsi un po' in stile terzino di difesa a 4. E allora lì, tra Bastoni, Pavard, Bissek e tutti gli altri, potrebbero prendersi delle zone di campo diverse. Non è la prima volta in realtà che vedremo l'Inter con gli esterni, cioè scusate, con i braccetti che vanno in fascia. La differenza è che ad oggi io ricordo tante partite, per esempio con Di Marco, ma anche Dumfries, che in alcune fasi si accentravano, però lo facevano intanto lo facevano spesso senza palla, quindi anche per muovere un po' la difesa, e lo facevano quindi in maniera diversa. Un conto è mettersi e tagliare verso il centro senza palla, un conto è farlo puntando l'uomo palla al piede, sono 2 cose un po' diverse. Quindi anche questo potrebbe essere un cambiamento. E poi potrebbe cambiare anche il modo di coinvolgere offensivamente l'esterno sul lato opposto, immaginando uno solo dei due a piede invertito, penso per esempio a Buchanan sulla sinistra,
Il modo con cui vai a coinvolgere Dumfries sulla destra potrebbe essere diverso, perché un conto è un cross che ti arriva col mancino di Di Marco da una certa posizione, un conto è Buchanan che punta l'uomo, rientra sul destro e magari dal vertice dell'area fa partire un cross a pescare Dumfries dall'altra parte. Sono modi diversi di coinvolgere l'altro quinto che potrebbero essere stimolanti, soprattutto per Dumfries che io continuo a dire, avendo proprio questi limiti tecnici che tutti abbiamo notato, per me l'Inter lo coinvolge paradossalmente ancora troppo poco con i palloni alti, con le sponde, ma anche col colpo di testa verso la porta. Lui ha fatto diversi gol in carriera e anche all'Inter in questo modo. E allora anche questa potrebbe essere una situazione. Una parentesi molto rapida sulla difesa: è chiaro che con un quinto più offensivo in fase difensiva rischi di soffrire un po', anche se è anche vero che con il tipo di schema che ha l'Inter, il quinto di centrocampo ha praticamente sempre la possibilità di contare sul braccetto che sta alle sue spalle, e questo è già una situazione interessante. Però attenzione, il quinto offensivo può soffrire di più in difesa, però paradossalmente, giocando contro certi tipi di attaccanti, penso soprattutto agli esterni d'attacco dei 4-3-3, che molto spesso sono a loro volta a piede invertito, potrebbe paradossalmente essere agevolato nel momento in cui l'avversario lo punta, rientra a sua volta sul suo piede, andando però oltre che sul suo piede anche sul piede forte dell'avversario, perché se anche tu da quinto di centrocampo giochi a piede invertito, se poi l'avversario ti rientra verso il centro, anche tu sei sul tuo piede e quindi sei più agevolato a contrastare un cross o un tiro. Non so, questa è una cosa che ho pensato così, giusto per completare anche il discorso sulla fase difensiva. Questo era quanto. Sui singoli, Buchanan adesso è infortunato, quando rientrerà mi auguro e credo anche, arrivati a questo punto, che possa trovare un po' di spazio anche lui. Carboni, vediamo come va a finire. Secondo me difficilmente sarà con noi, però se dovesse esserlo, spero che Inzaghi, visto anche quello che ha detto in conferenza, non solo gli dia il giusto spazio che merita. Camatei credo che venga mandato a giocare. L'Inter aveva anche provato nelle scorse settimane a inserire nell'operazione Cabal con il Verona, che poi è andato alla Juventus. Non credo che Camatei faccia parte e farà parte della rosa di Inzaghi, però era un altro indizio, come vi dicevo, verso questa situazione. Fatemi sapere cosa ne pensate. Allora, al di là dei singoli, però, dell'idea tattica, se si scoprisse che davvero Inzaghi sta ragionando su questa situazione, che è un po' particolare e inedita, come la prendereste? Vi piace come soluzione? Pensate che siano più i lati positivi, quelli negativi? Fatemi sapere nei commenti, facciamo un po' di dibattito anche su questioni tattiche, non solo sul mercato che in questo periodo ci assorbe un po' tutte le discussioni, ed è anche normale e ne parleremo ancora. Lo faremo chiaramente anche nella diretta di questa sera alle 19:30. Io vi aspetto nei commenti, allora fatemi sapere cosa ne pensate. Vi aspetto anche nel club di Passione Inter, se vi va, www.passioneinter.club, se volete sostenerci e continuare a parlare con noi ed entrare nella nostra grande community con tanti interisti da tutto il mondo. Ed infine, come sempre, se mi segui in podcast lo trovi in descrizione, se invece mi segui su YouTube ti lascio un altro approfondimento da recuperare proprio qui.